Buongiorno dal Borghetto sul Mincio. Dovevo fare questo video da un po' di tempo. Speravo ci fosse meno gente qua oggi perché è il 4 settembre, mercoledì. Allora, qui di domenica è impossibile venire, però pensavo ci fosse meno gente. Comunque, pensavo di riuscire a fare le riprese un po' più in tranquillità. Però, allora, intanto guardate che spettacolo. Di là poi c'è una via bellissima costruita, un ponte nel 1393, leggevo, dal duca di Milano Giancarlo Galeazzo Visconti, ed era un ponte soprattutto che congiungeva il Borghetto a Valeggio e aveva anche scopi difensivi e militari. E là sopra c'è, ora non si vede, c'è anche il castello Scaligero. Comunque io devo ancora anche bere il caffè, tanto io tengo sempre gli occhiali perché mi dà fastidio la luce. Ma allora, leggevo che questo borgo ha origini ancora longobarde, quindi potremmo essere intorno al 500 d.C., però non ho trovato altre informazioni. Poi mi prendo un caffè da qualche parte. Qui c'è questo negozietto che ha un profumo, adesso non voglio entrare con la videocamera, ma ce l'ho già entrato. Poi magari però, dai, entriamo. Buongiorno. Ah, veramente bello, poi c'è un profumo, tutti i profumi, saponette. Allora magari me ne prendo una d'armadio. Allora va bene, faccio dopo con calma perché vi faccio perdere tempo. Però volevo farvi vedere che è veramente carino lì con tutti questi saponi, profumi. Questa è la parrocchia di San Marco Evangelista in Borghetto sul Mincio, leggevo le informazioni. E magari facciamo una visita veloce a vedere com'è all'interno. Qua ci sono anche alcune informazioni. Dedicata a Santa Maria, documentata nel 1137. Allora, bene, continuiamo il giro fuori dal borghetto, poi prendiamo un bel caffè. Leggevo che i mulini, che vi farò vedere a breve, sono stati in uso per macerare il grano fino al secolo scorso, e questo borgo è sempre stato un posto, un centro per i commercianti, viaggiatori, viandanti, per fermarsi, dormire, bere un bicchiere di vino, mangiare. E ecco, guardate che bello. Ecco qua il caffettino lo prenderei volentieri, vedete.
quindi poi vado a prendermi un caffè qua e un pasticcino. Qui siamo nelle colline moreniche del Garda, di là ci sono i ristoranti, andiamo a vedere. Poi questo fiume dà anche proprio un'idea di freschezza. Dicevo che siamo nelle colline moreniche del Garda, che si sono formate nell'era glaciale per lo spostamento dei detriti che poi si sono accumulati e con la glaciazione si sono sedimentati, modellati e hanno creato queste, diciamo, dolci colline moreniche. Quindi moreniche sta per questi sedimenti, detriti del Garda, ovviamente perché siamo vicino sul Garda. La particolarità di queste colline risiede nella vegetazione, perché è caratteristica proprio delle colline moreniche del Garda, perché la vegetazione è caratterizzata dall'ambiente umido del Garda. Perdonatemi, sono un po' distratto, qua passa un sacco di gente alle mie spalle. Bello, Non so se si è capito, volevo dire che queste colline moreniche del Garda sono particolari e diverse da colline moreniche di altre zone d'Italia perché sono vicine al lago di Garda, quindi l'umidità del lago di Garda crea una vegetazione un po' particolare. Perdonatemi, non ho ancora preso il caffè stamattina, faccio fatica. Allora, che bello questo borghetto, io starei qua tutto il tempo. È di là il ponte che vi raccontavo prima. Qua ci sono i ristoranti, vi faccio vedere. Guardate che bello cenare qui la sera. Che bella questa fotografia del borghetto Io immagino che qui sia Natale, forse. Ma sicuramente devo tornare qui a Natale perché chissà quante illuminazioni ci sono. Ecco qua per mangiare. Quindi voi mangiate con questi tavoli proprio sul Mincio ed è veramente bello, Poi di là si va un po' nelle vie più centrali, però non c'è più la caratteristica del borghetto, quindi rimango qua. Di là andate nelle vie più centrali del paese, magari poi potete farvi un giro. Lì vi faccio notare che bella questa corte regia, quindi alloggiate qua, vi svegliate la mattina e guardate che bello. Poi sentite il rumore dell'acqua. Adesso però dovrei anche andare a bere un caffè, quindi vediamo dove andare. Però non vi ho fatto vedere ancora, dopo vediamo l'altra parte del borghetto perché non è tutto qua, Ah, eccolo là il Castello Scaligero. Io vi devo dire la verità che non ci sono ancora stato, quindi non vi anticipo nulla perché io là non ci sono mai stato. Qua i posti sono veramente tanti. Allora andiamo a cercare un caffè. Questo è il posto di prima, molto carino se volete comprare dei saponi profumati. Eccoli qua i mulini. Che fino a 100 anni fa circa, leggevo, erano in funzione. Qui un'altra visuale del laghetto. E anche lì guardate che bello pranzare o cenare. Ecco, cenare la sera lì, voglio dire, guardate che spettacolo. Poi leggevo che il borghetto è stato conteso naturalmente dalle famiglie più importanti nel 1300-1400, i Visconti, Gonzaga, gli Scaligeri. Eccolo là il ponte, vedete che passa la macchina, si vede ancora meglio, quello è il ponte.
con la fortezza. Poi anche di qui tutti questi vicoli molto carini. Di sera poi è molto carino, con tutto illuminato, le lampadine. Verrò anche di sera a fare un video, C'è una cartolina praticamente. Qua un altro mulino. Qui vendono il miele, che bello. Dovrei cercare un bar per bere un caffè. Qua altri mulini, pieno di mulini. Ecco di qua, oggi è chiuso, ma il barettino che vedevo prima dove era per bere il caffè? Cioè è piccolo il posto, mi sono già perso. Meglio che io non prenda ste caramelle perché cioè, mi durano 5 minuti. Allora. Ah, eccolo qua, carino. Caffè di sconti. Questo di qua. Questa credo sia. Questo non so se è un alberghetto, una casa. No, un alberghetto penso. Ora andiamo a bere il caffè però. Ecco che è arrivato tutto. Quindi ho preso la torta, che ho già mangiato un pezzo, non ce la faccio più della fame, alle mele, il caffè, acqua gasata, quindi un attimo che mi organizzo. Quindi eccomi qua, questo è il posto fantastico. Quello è il ponte su cui ero prima quando vi dicevo voglio fare il caffè qui, no? E alla fine ho preso il caffè, l'acqua c'è e guardate che bel posto. Bevo l'acqua prima, così faccio contenti tutti quelli che mi hanno sgridato che l'acqua si beve prima del caffè, così non mi scrivete più nei commenti. Vediamo com'è il caffè. Il caffè è buono, poi ripeto, ho questa torta fantastica, faccio vedere, con la crema, guardate che roba, torta di mele con la crema e fragole. Ora io continuo a fare la mia colazione e poi ci vediamo dopo all'uscita del bar. Ecco, ho bevuto il caffè, riprendiamo. E ci sono anche i cigni, non l'avevo visti, ma pensavo che non ci fossero qua, sinceramente i cigni. Che ci fanno qua? Non lo so, sono abituato a vedere sul lago, però qui nel Borghetti non ho mai visto i cigni. Beh, ovviamente i cigni sapete che volano, quindi arrivano pure qua, però che strano, non l'ho mai visti qua. E qui avete anche, guardate che bello questo scorcio, qui avete anche degli appartamenti vacanze, vi faccio vedere se vi interessa.
lì avete anche, inquadro un attimo per chi è interessato, i riferimenti. E prima, mentre andavo in bagno, ho letto, perché è carino, perché nell'attesa per andare in bagno c'erano 3 quadretti. In uno c'era la storia del fantasma, la leggenda del fantasma del castello là sopra, poi la storia del borghetto ovviamente, e poi una leggenda anche, che poi non ho letto, lunghissima, su un certo nodo d'amore qui del borghetto, che dovrò ancora leggere. E quindi quella leggenda del fantasma, che poi vi racconterò, mi ha incuriosito per andare a vedere il castello Scaligero là sopra, ma farò un altro video ovviamente. Adesso il borghetto qui in realtà è anche finito, perché abbiamo veramente guardato tutto, quindi non saprei cosa farvi vedere di più. Magari mi allargo un attimo di qua. Qui il ristorante che vedevamo prima. Ah, ecco, da qui c'è quella residenza, la Corte Regia, che vedevamo prima dal ponte, che continua fino di là. Guardate che carina, è veramente bello qua. Poi questo è, naturalmente non l'ho detto ma si capisce, rientra nei borghi più belli d'Italia. Lì avanti avete tutti i parcheggi. Poi andando avanti nel video continuano a venirmi in mente cose da raccontarvi, quindi lì parcheggi, e lì a sinistra c'è una ciclabile bellissima di cui ho già fatto un video. Sono circa 12 km e potete arrivare qua con la bicicletta da Peschiera. E beh, che dire, ci vediamo in un altro video, iscrivetevi al canale e buon proseguimento.